Dire finalmente qualcosa che non si poteva o non si voleva rivelare. Modi di dire italiani che vi lasceranno così. Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Quali sono le espressioni idiomatiche italiane più bizzarre, assurde e divertenti, ma anche più utilizzate? Scopriamole insieme. Lasciare o rimanere di stucco. Lo stucco è un impasto a base di gesso, calce o cemento con cui generalmente si realizzano le statue. Rimanere di stucco, quindi, significa letteralmente rimanere scioccati, imbambolati, immobili per lo stupore o lo sbalordimento, proprio come statue di gesso. Se qualcuno causa questo a un'altra persona, allora dal suo punto di vista sarà lasciare qualcuno di stucco. Il discorso che ha fatto ha lasciato tutti noi di stucco. Non immaginavamo sapesse parlare così bene. Il cavallo di battaglia. Avete già sentito questa espressione? Allora, in passato il cavallo di battaglia era il cavallo che i cavalieri usavano durante la guerra, proprio perché questa era la sua funzione. Era robusto e ben addestrato e godeva di trattamento e alimentazione privilegiati. Perciò, quando in italiano parliamo del cavallo di battaglia, ci riferiamo al meglio del meglio, il proprio pezzo forte, ciò in cui si è più bravi. Si usa soprattutto, per esempio, a proposito di artisti, cantanti, per indicare l'opera o la canzone più famosa e più bella in assoluto. Ma si può usare anche in riferimento a un'attività o a un argomento in cui si è particolarmente bravi, molto preparati. Se verranno ospiti a cena, preparerò le lasagne. Sono il mio cavallo di battaglia, così possiamo fare bella figura. So, everyone, what do you think about this problem? Well, I think we can definitely overcome this. We only need a better plan. And once we're done, we can just move on and who knows what might happen. Yes, I understand. I am a little worried. Hey, ma come hai fatto a imparare l'inglese così bene? La tua pronuncia è veramente buona. Grazie, ma guarda, niente di speciale in realtà, semplicemente provo a guardare contenuti in lingua originale, in inglese. Anche io lo faccio, però i contenuti in inglese sono sempre un po' limitati nel mio paese. Ma io ho un'arma segreta. Un computer portatile? Ma no, cosa hai capito? Si tratta di NordVPN. Lo sponsor di questo video non soltanto protegge i tuoi dispositivi da eventuali attacchi informatici, malware, ma una VPN ti permette anche di aggirare le georestrizioni e quindi poter accedere liberamente a tutti i contenuti del paese e della lingua che stai studiando. Tra l'altro, utilizzare NordVPN è facilissimo. Devi solo scegliere l'offerta di NordVPN che fa più al caso tuo, creare un account, avviare il programma, selezionare il paese in cui vorresti virtualmente trovarti e basta. Da quel momento avrai accesso a tutti i contenuti di quel paese. Quindi se per esempio qualcuno sta studiando l'italiano, potrà selezionare Italia e accedere a tutti i contenuti disponibili per gli italiani. Tutto questo costerà una fortuna? Assolutamente no, è super conveniente. Se poi utilizzi il codice coupon LERNAMO e clicchi sul link fornito in descrizione, potrai usufruire dell'offerta migliore disponibile al momento, che di solito include alcuni mesi gratuiti e uno sconto sul prezzo. Cosa stai aspettando? Corri a provare NordVPN. Corro!
Avere la coda di paglia. Si dice di chi, non avendo la coscienza tranquilla, si discolpa senza essere stato accusato, solo perché si sente tirato in causa, si sente coinvolto in un discorso, in un'affermazione, anche se in realtà nessuno lo ha realmente coinvolto. E il significato di questa espressione idiomatica deriva da una favola, in cui una volpe perde la propria coda e decide di usarne una di paglia, ma poi vive nella costante paura che questa coda di paglia possa prendere fuoco. Avete presente quando facciamo qualcosa che non avremmo dovuto fare e viviamo con la paura che prima o poi qualcuno lo scopra? Ecco, questa è un po' l'idea. Che strano, pensavo ci fosse ancora della torta in frigo. Io non l'ho mangiata, Nessuno ti stava accusando. Non avrai mica la coda di paglia? Cercare il pelo nell'uovo. E voi direste, ma le uova non hanno peli. Appunto. Quindi dire che una persona cerca il pelo nell'uovo significa dire che è eccessivamente meticolosa, perfezionista all'estremo e che cerca difetti in tutto e tutti, anche se impercettibili o addirittura inesistenti. Mi piacciono le tue scarpe, ma non le avrei usate con questo vestito perché sono di tonalità di verde un po' diverse tra loro. Vabbè, adesso non cercare il pelo nell'uovo. È stato già abbastanza difficile trovare queste di questo colore. Sputare il rospo. Cosa significa questa espressione idiomatica? Significa dire finalmente qualcosa che non si poteva o non si voleva rivelare. Confessare una cosa a lungo taciuta, che può essere, non so, una preoccupazione, ma anche un segreto. Si usa molto questa espressione nella forma imperativa per spronare qualcuno a raccontarci un segreto oppure le sue preoccupazioni, come dai su, sputa il rospo. Forza, sputa il rospo, raccontaci chi era la persona che ti piaceva al liceo. Darsi o tirarsi la zappa sui piedi. Non credo che qui ci sia bisogno di troppe spiegazioni. Immaginate la scena. C'è un contadino con la zappa, deve chiaramente utilizzarla per spostare la terra, ma inavvertitamente colpisce i suoi stessi piedi. Appunto, questa è l'idea. Infatti l'espressione significa autodanneggiarsi involontariamente, senza volerlo, oppure farlo in momenti di scarsa lucidità, magari quando si è particolarmente arrabbiati o si ha molta paura, si commette qualche errore contro se stessi. Un sinonimo è scavarsi la fossa con le proprie mani. La fossa sarebbe il buco nel terreno destinato a una bara. Potete immaginare l'idea, no? Se voi scavate con le vostre stesse mani la fossa per la vostra bara, vuol dire che avete commesso un bel errore contro voi stessi e siete voi gli unici responsabili. Dicendole che sei bravo a scrivere, ti sei dato la zappa sui piedi. Adesso Sabrina ti chiederà sempre di scrivere cose per lei. Avere il dente avvelenato. Questa espressione non c'entra nulla con il mangiare, ma significa provare rancore, risentimento verso qualcuno, essere molto arrabbiati con questa persona. Mario ha ancora il dente avvelenato per quella vecchia storia con Luca, perciò non lo ha invitato al suo compleanno. O la va o la spacca. Questa espressione è molto divertente, non so, a me piace molto, anche agli studenti a cui la insegno piace molto e indica una scommessa, un tentativo rischioso ma determinato di far funzionare qualcosa. E si tratta di un azzardo calcolato. Cioè, si sta rischiando
ma si conoscono gli elevati rischi e non si ha l'assoluta certezza di riuscire in ciò che si sta facendo. Eppure lo si fa comunque con determinazione. Io lo faccio. Oh, mi va bene, la va. Oh, mi andrà molto male, la spacca. Dopo anni ho trovato il coraggio di chiedere al capo un aumento. Sto andando proprio ora nel suo ufficio. Non so come la prenderà, ma lo scopriremo. O la va o la spacca. Qui gatta ci cova. Questa espressione indica che una situazione ci sembra strana, poco convincente e chiaramente il riferimento è al gatto, inteso come un animale furbo, che in apparenza si mostra tranquillo, ignaro, innocuo, ma che in realtà sta solo attendendo l'occasione giusta per fare la sua mossa. Ma perché proprio cova? Se il gatto non è un animale che cova, come magari la gallina, si pensa che sia stato scelto questo verbo in riferimento alla posizione che il felino assume quando è pronto ad attaccare la preda, appunto posizione di cova. Silvia e Francesco assicurano di non provare nulla l'una per l'altro, eppure quando usciamo insieme a loro sembrano troppo affiatati e c'è ottima intesa tra loro. Secondo me qui gatta ci cova. Non tutte le ciambelle escono col buco. Conoscete la ciambella? Penso proprio di sì. Ovviamente noi abbiamo le ciambelline, che sono quelle fritte tipiche anche in tutti gli altri paesi del mondo, ma abbiamo anche la ciambella più grande, cotta nel forno. È piuttosto come una torta quasi, ma appunto la forma è la stessa, quindi con il buco nel mezzo. Eppure potrebbe capitare qualche volta che a fine cottura il buco si chiuda a causa dell'impasto che è cresciuto troppo. Quindi qual è l'idea di questa espressione? L'idea è non tutto è perfetto, cioè non tutti i piani vanno a buon fine e non tutto va come ci si era aspettati. Ho provato a cucire un vestito per mia figlia, ma il risultato non è dei migliori. Comunque non mi arrendo, non tutte le ciambelle escono col buco, ci riproverò con una stoffa diversa. Mangiare la foglia. Cosa significherà mai questa espressione? Anche in questo caso non c'entra nulla il cibo, ma significa capire una cosa al volo, intuire in anticipo, saper leggere tra le righe anche i significati nascosti, spesso grazie a questo riuscendo ad evitare un pericolo. Ma da dove deriva il significato di questa espressione? Allora, ci sono molte idee. Secondo una delle opinioni più gettonate, deriverebbe dall'Odissea e in particolare dall'episodio in cui Ulisse era prigioniero sull'isola della maga Circe. Infatti l'eroe greco si rende conto che la maga trasforma gli uomini in bestie e quindi per essere immune alla magia mangia una foglia che gli era stata donata dal dio Hermes, che appunto lo protegge dalla magia. Secondo altri fa riferimento a un'abitudine dei pastori del passato che volevano accertarsi della qualità dell'erba prima di portare al pascolo il loro bestiame e per questa ragione assaggiavano loro stessi l'erba. Non ha più senso tenergli nascosta la verità. Ormai ha mangiato la foglia, tanto vale raccontargli anche i dettagli. Nascere con la camicia. Questa espressione significa semplicemente essere molto, molto fortunati sempre. Dalla nascita, appunto. Marco è proprio nato con la camicia. La sua famiglia è molto ricca. È un bell'uomo. Lavora come amministratore delegato dell'azienda di famiglia e sua moglie e i suoi figli gli vogliono molto bene. Quali di queste espressioni già conoscevate e quali invece avete imparato grazie a questo video? Fatemelo sapere nei commenti e scrivete un bel commento utilizzando almeno una di queste espressioni. Sono veramente molto bizzarre ma allo stesso tempo simpatiche e divertenti. Non trovate? Se invece volete conoscere quali sono le espressioni
italiane più comuni che coinvolgono in qualche modo i mezzi di trasporto, allora non perdetevi il video dedicato proprio a questo argomento, che potete trovare come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. E se invece cercate in qualsiasi altro contenuto di grammatica o di cultura italiana, potete passare dal nostro sito lernamo.com. Non dimenticate anche di seguire l'Ernamo su Instagram, su Facebook, su X, su Pinterest, su TikTok e su Telegram, iscrivervi alla newsletter e al canale YouTube se ancora non lo avete fatto, oltre a lasciare tanti mi piace al video se vi è piaciuto e se vi è stato utile. Io vi saluto, ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video. Ciao ciao!